Ciao a tutti amici e amiche, oggi abbiamo il terzo e ultimo video su questa serie di libri, vi lascio i primi due in descrizione naturalmente se ve li siete persi. Bene, cominciamo. Cesare, il genio e la passione è un romanzo storico scritto da Colin McCullough e pubblicato nel 1998. È il quinto volume di questa saga ambientato nell'antica Roma che racconta gli ultimi decenni della Repubblica Romana dall'avvento di Gaio Mario a quello di Augusto. La trama. Siamo nella Roma nel primo secolo a.C. Giulio Cesare conduce una straordinaria e vittoriosa campagna in Gallia. Nemmeno l'esercito pangallico riesce a resistergli e con coraggio giunge fino alle sconosciute e misteriose terre di Britannia. Il popolo di Roma è entusiasta del suo eroe, ma già le forze politiche avversarie complottano ai suoi danni. La morte della figlia Giulia, che era prima fidanzata con Bruto, poi Cesare gliela tolse per darla in sposa a Pompeo Maglio per la propria convenienza, e questo oltre alla relazione con la madre Servilia che Cesare derideva e umiliava anche pubblicamente, fu uno dei motivi che scatenò la rabbia di Bruto nei suoi confronti. Recede l'ultimo legame con Pompeo, dapprima amico alleato di Cesare, ma poi le cose cambiarono. Che ormai libero dai rapporti familiari si lascia blandire dai nemici di Cesare e dalla propria invidia personale. È l'inizio di uno scontro tra titani. Il partito aristocratico ingiunge a Cesare di recarsi in Senato dopo aver deposto il simbolo del suo potere, l'imperium, con la chiara intenzione di distruggerlo, ma ha sottovalutato l'avversario. Cesare non è persona da arrendersi nemmeno di fronte al sacro confine del Rubicone. Il dado è tratto, varca i confini dell'Italia e si appresta a inseguire i suoi nemici che scappano in Grecia. Tutti i suoi avversari, l'ostinato Catone, l'abile Cicerone, l'invidioso Bibulo, il sanguinario Labieno e Pompeo hanno commesso un grave errore, lo hanno sottovalutato. E così pure in inferiorità numerica l'implacabile Cesare infligge una dura sconfitta a Farsalo a tutti i suoi nemici. È il trionfo della volontà di un solo uomo e della sua determinazione, è il trionfo di Cesare e della sua fortuna. Le Idi di marzo è un romanzo storico anche questo scritto da Colin McCullough, pubblicato nel 2002. È il sesto volume di questa saga ambientata nell'antica Roma. Il titolo originale, Il cavallo d'ottobre, si riferisce a un'antica consuetudine romana. A ottobre lo Stato sacrifica il miglior distiero di tutta Roma agli dei per invocare la prosperità. In una conversazione due cesaricidi, Gaio Treboni e Decimo Giunio Bruto, definiscono Cesare un cavallo d'ottobre in quanto è il miglior politico e generale dell'epoca. La trama. Siamo a Roma nel primo secolo a.C. Giulio Cesare ha sconfitto Pompeo che trova la morte presso Tolomeo XIII, scusate, alla cui corte si era rifugiato. Il giovane re d'Egitto lo decapitò pensando di fare un favore a Cesare, che in quel momento era vincitore e quindi di farselo amico. Desiderava con questo gesto ottenere l'amicizia di Cesare contro la sorella Cleopatra. Anche lì c'erano perenni lotte per il potere anche in Egitto. Ma ha sottovalutato la portata del suo gesto. Ora Cesare non potrà più concedere il suo perdono all'avversario. Nel frattempo Cleopatra riesce a intrecciare una relazione con l'anziano dittatore e ne diviene l'amante. Cesare conquista l'Egitto, ma gli saranno fatali le Idi di marzo. Non tutti i suoi nemici si sono arresi, alcuni si nascondono tra i suoi più stretti collaboratori e amici, come Bruto, il figlio della sua amante Servilia, e il cognato di costui, Caio Cassio Longino, assieme a ex ufficiali delle legioni di Cesare come Treboni e Decimo Bruto. Convinti che uccidendolo si potrà tornare alla Repubblica, lo pugnalarono 23 volte nella curia. Non sanno che un giovane romano parente del dittatore si sta preparando a succedere a Cesare. È Gaio Ottavio, pronipote di Giulio Cesare, suo erede. Con abilità, alla morte del dittatore, il giovane prende possesso dell'eredità del prozio che lo ha adottato e di parte del suo potere, diventando così Gaio Giulio Cesare Ottaviano. Aiutato dai fedeli amici Agrippa e Mecenate, dopo aver stipulato un'alleanza con gli ex luogotenenti di Cesare, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido, si prepara alla resa dei conti. Per i cesaricidi si appresta la fine dei loro giorni e per la Repubblica è l'inizio del tramonto. Il 15 marzo del 44 a.C. veniva ucciso in Senato il grande Giulio Cesare. L'episodio segnò un punto di svolta così importante che il giorno dell'assassinio diventò celebre quanto lo stesso condottiero romano. Come mai le Idi di marzo, una data che perfino nel calendario
romano non rappresentava nessuna festività particolarmente importante, sono diventate così famose ad entrare nel nostro linguaggio comune? Beh, può capitare se proprio in quel giorno viene ucciso uno degli uomini più famosi della storia. Ma cosa sono le Idi di marzo? Le Idi, Idus in latino nel calendario romano, erano i giovani che indicavano più o meno la metà del mese. I romani infatti non segnavano i giorni con un ordine progressivo 1 marzo, 2 marzo, 3 marzo, eccetera, come facciamo noi, ma usavano nomi prestabiliti che designavano periodi fissi. Le calende, ad esempio, segnavano il primo giorno di ogni mese, mentre le none, a dispetto del nome, cadevano il quinto e il settimo giorno in base alla lunghezza del mese. Le Idi invece cadevano il 13° giorno a gennaio, febbraio, aprile, giugno, agosto, settembre, novembre e dicembre, mentre si tenevano il 15 del mese a marzo, maggio, luglio e ottobre. Le Idi di marzo dedicate al dio Marte sono quelle più conosciute da tutti perché in quel giorno accade un episodio destinato a cambiare la storia di Roma, il Cesaricidio. Il 15 marzo del 44 a.C., infatti, il generale Giulio Cesare, probabilmente l'antico romano più celebre di sempre, veniva assassinato con 23 pugnalate inferte da un gruppo di senatori che volevano fermarne l'inarrestabile scalata al potere assoluto. Dopo la guerra civile che è stata tra il 49 e il 45 a.C. e la definitiva vittoria sul suo rivale Pompeo, infatti Cesare non aveva più ostacoli sul proprio cammino e dopo aver assunto la carica di dittatore a vita nel 44 a.C. e aver persino designato un successore, proprio come un monarca, sembrava proprio in procinto di smantellare la vecchia Repubblica Romana per accentrare tutto il potere nelle mani di un solo uomo. Per questo un gruppo di 60 senatori, che per alcuni storici però arriva fino a un numero vicino all'80, ordì una congiura per fermare Cesare una volta per tutte. A capeggiare i cospiratori furono Gaio Cassio e Marco Giulio Bruto, un giovane rampante che in passato era stato molto ben voluto dallo stesso Cesare. Così nel giorno delle Idi di marzo del 44 a.C., quelli che poi vennero ricordati come i Cesaricidi, gli omicidi di Cesare, attesero il dittatore alla seduta in Senato e lì, come scrisse lo storico latino Svetonio, lo pugnalarono 23 volte. Sempre secondo Svetonio fu in quell'occasione che Cesare, vedendosi colpito anche da Bruto, pronunciò l'ultima frase rivolta al suo ex pupillo: tu cuoche bruti figli miei, anche tu Bruto figlio mio. In realtà però Svetonio riportò la frase in greco, kai su teknon, anche tu figlio, ma la citazione venne poi rielaborata da altri storici e divenne famosa con la dicitura latina un po' arricchita. La morte di Cesare sconvolse il mondo romano, ma non frenò la fine della Repubblica, ormai in piena crisi. La figura dell'uomo forte al comando venne ripresa dai due successori del condottiero che si contesero il potere, Marco Antonio e Ottaviano, e quando quest'ultimo prevalse cominciò la lunga e gloriosa fase imperiale. Nota bene, Cesare è stato il primo imperatore? No. Cesare fu colui che preparò il terreno per l'ascesa dell'impero, ma non fu mai imperatore, fu Ottaviano, poi Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano. Cesare avrebbe voluto diventare imperatore, ma non ci è riuscito. Ora vediamo l'ultimo romanzo della saga, Cleopatra, che è un romanzo storico scritto da Colin McCullough e pubblicato nel 2007. È stato tradotto in 11 lingue e in Italia è uscito nello stesso anno edito da Rizzoli come tutti gli altri. Il contenuto storico, vediamo, la narrazione che comprende gli anni dal 43 a.C. al 29 d.C., ripercorre tutte le vicende politiche, militari e familiari di Cleopatra e dei membri del secondo triumvirato. Così scorrono gli scontri tra le varie personalità del periodo che dopo la fine di Giulio Cesare corrispondono all'ascesa di Ottaviano Augusto, alla rovina di Marco Antonio e della dinastia in cui si era votato, la dinastia tolemaica. Ogni azione è sviscerata con la massima cura, lo scenario passa continuamente dall'urbe alle regioni dell'Asia Minore, dall'Egitto alla Grecia. Le alleanze, le usurpazioni e i tradimenti, la politica matrimoniale e persino i progetti riguardanti i figli dei protagonisti, non di rado appena nati, sono finalizzati allo scioglimento finale per quanto ben noto al lettore. Caratterizzazione dei personaggi principali. Cleopatra è descritta come la donna troppo presa dalla possibilità del primogenito Cesarione che vorrebbe re di Roma,
non accontentandosi per lui della carica sacrale di faraone. Per tali motivi, pur amando assai il triumviro Marcantonio, è convinta che egli esista per i piani da lei concepiti. Quanto ai loro figlioli, saranno al servizio del fratello Dio. Cleopatra crede che Cesarione, in quanto figlio di Cesare, abbia questi e altri diritti e inoltre istiga Antonio sostenendo che lui, non Ottaviano, aveva diritto alla successione di Cesare, basandosi sul lontano grado di parentela che cui viene forzato fino a diventare più stretto del legame tra Cesare e Ottaviano. Cesarione appare come un bambino eccezionale, quindi come un adolescente non compiacente verso la madre. Si insiste sulla somiglianza rivelatrice col padre Giulio Cesare e si mette in campo una teoria secondo cui il popolo di Roma, non appena vedrà il giovinetto, lo eleverà senz'altro ai massimi onori. Il primo a non crederci è il ragazzo stesso. Marco Antonio viene dipinto come un debole, incline al bere e pronto a approfittare delle vittorie dei suoi generali, priva Publio Ventidio Basso di un trionfo, geloso di Ottaviano, violento con la moglie Fulvia che pure era scesa in guerra per lui assieme a fratello Lucio Antonio, pochissimo interessato ai suoi figli. Non comprende Cleopatra il suo bisogno di esternare il potere e la vorrebbe lontana dai campi di battaglia. Stravede per Cesarione, ma alla fine il ragazzo si rinchiude in sé. Ottaviano è ritenuto molto calcolatore, ma nonostante la scarsa simpatia che sembra ispirare, egli ha ragioni concrete di sfiducia verso Antonio. Infatti in Italia mancano il grano e altri beni primari di importazione perché Sesto Pompeo, a mano libera nella pirateria, e l'atteggiamento passivo di Antonio costringe gli abitanti della penisola ad anni di carestia, inflazione e sofferenze. E Ottaviano se la dovrà cavare grazie al suo miglior generale, Agrippa. Da Antonio avrà solo una dubbia neutralità. Ottavia è una perfetta matrona romana, pronta a sobbarcarsi la prole di tutti i membri della famiglia. Si sostiene che tanta dedizione alle cure familiari sia frutto di un'intolleranza del fratello Ottaviano verso i comportamenti di devianza, perciò la 2 volte vedova Ottavia non può risposarsi nell'equivoco che darà il buon esempio alla società romana. Di fatto si accolla tutti i figli di Antonio, delle mogli precedenti e di Cleopatra, di Livia Drusilla e di Agrippa. Bene amici, spero che questa serie di video vi sia piaciuto, leggete i libri perché ne vale proprio la pena. Naturalmente vi lascio i video precedenti qui sotto se ve li siete persi. Mettetemi un bel like, iscrivetemi al canale e fatemi sapere se li avete letti nei commenti. Ciao, a presto!